Head Speed Legend, finalmente Head rilascia la racchetta utilizzata da Novak Djokovic. Incredibile, l'aspettavamo in molti, era un'uscita attesissima dopo quello che è stato fatto da Wilson con Roger Federer, la RF che è uscita ormai più di 10 anni fa, credo, e recentemente c'era stata la Pure Iron Rafa Origin, che è insomma la racchetta utilizzata da Rafa. In entrambi i casi non esattamente quelle utilizzate, perché poi i materiali, sapete, sono comunque di qualità superiore. Sapete, le specifiche non è che te le possono dire, diciamo così, al dettaglio, anche perché ci sono i brevetti industriali eccetera, ma finalmente anche Head, ne ho parlato con tanti di voi, ne avevo parlato con Fabio Ferro nella nostra chiacchierata quando ero andato a trovarlo. Scusa, tu non sei convinto che adesso anche Head, per esempio, porterà sul campo la speed, che non è una speed di Djokovic o qualcosa di simile? Sicuro. Mi dispiace una cosa, mi dispiace che questa operazione sia arrivata adesso a fine carriera. Sì, anche per Rafa, perché è vero che Roger forse è più iconico, però ce lo aspettavamo, sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato questo passo. Quindi Head rilascia la Legend e ce l'ho qui tra le mie mani. 360 grammi circa di peso, un'inerzia pari intorno ai 360 punti, una rigidità intorno ai 65 punti, un layup che riprende quello della Radical Liquid Metal, uno schema corde 18-19 e non ricordo più tutte le specifiche nel dettaglio, ed è arrivato il momento di farvela vedere e di dirvi soprattutto com'è che gioca. Ma prima di andare avanti, metti un bel mi piace, iscriviti al canale e facciamo crescere questa community. E allora eccola qui, è arrivato il momento di farvela vedere. Eccola qui, la Head Speed Legend. Gli assomiglia, no? E lei è lucida, una speed lucida, no? Tutta nera, è proprio lei. Beh, scherzi a parte, dai, chiaramente questa non è la Speed Legend, così come la Speed Legend appena uscita non è la racchetta di Novak Djokovic. Sapete, questa è solo una prestige, tra l'altro di piatto 95, come quella che dovrebbe essere concretamente la racchetta di Djokovic, che io ho graffitato di nero con la bomboletta. E purtroppo mi dispiace avervi detto una bugia. L'ho voluta prendere in maniera ironica e tengo questo telaio per le mani perché un telaio, quando ve ne parlo, è giusto che lo abbia in mano. Fondamentalmente Head entra sul mercato con la Speed Legend semplicemente per accompagnare verso la fine della carriera un giocatore, forse il più grande della storia, questo i numeri oggi ci dicono, che fondamentalmente avrà un suo telaio a lui intitolato, mettiamola così per quanto non porti il suo nome, e che fondamentalmente però, dov'è la cosa un po' strana, quantomeno non aspettata, è questa, che mentre Wilson con la RF e Babolat con la Pure Iron Rafa hanno comunque portato sul mercato un telaio che fosse appunto non identico ma vicino alla realtà dei fatti, Head questo non l'ha fatto. E facciamo un passo indietro. Perché fa questo passo Head e perché lo fa oggi? Allora, un paio di elementi. Sappiamo per certo che Novak Djokovic privilegia il gioco con telai scuri, neri, ok? Tanto è vero che poco tempo fa per gli US Open, insomma, era stato portato sul mercato un modello della Auxetic 2022 in versione black, grande vendita eccetera eccetera, grandi volumi di vendita anche in questo caso. Esce a gennaio la Speed 2024. Bene, Head che cosa fa? E fa uscire questa Legend qui a distanza di 6 mesi, poco oltre praticamente, dallo US Open, dall'uscita della versione Black Edition. Quindi una racchetta completamente diversa, a 6 mesi, nel mezzo un'altra Speed, che è quella che in teoria ha come testimonial principale Jannik Sinner, che tra parentesi nemmeno la sta utilizzando in campo. E lui comunque non utilizza nemmeno quella che promuove, questo lo sappiamo tutti, no? Ma
continua ad utilizzare il modello precedente in termini di verniciatura. Il perché non è dato saperlo, non lo sappiamo, e fa molto strano perché lui adesso il testimonial principale della Speed, nelle etichette, nei cartoncini che ci sono della racchetta nuova non c'è più Djokovic, c'è Sinner, solo ed esclusivamente Sinner, main testimonial di Head Speed. Djokovic ottiene, tra virgolette, una sua linea, che è la Speed Legend, che è in linea con quelle che sono le sue preferenze, quantomeno estetiche, quindi è nera e ricalca un po' quello che a lui piace, ma è esattamente lo stesso telaio che noi possiamo comprare in colorazione bianca e nera, che tra l'altro è anche ben apprezzata e sta vendendo bene, questo mi dicono i negozianti. Perché fare questa mossa, Head? Perché? Dicelo tu. Io la vedo come una mossa un po', come posso dire, azzardata, perché va a solleticare sicuramente i fan di mezzo mondo che adorano, apprezzano Djokovic e quindi compreranno sicuramente questo telaio. Bisognerà capire il pricing, come verrà gestito nel tempo, se avrà una differenza di prezzo rispetto all'altra Speed. C'è da dire che esteticamente questa Speed Legend è di molto superiore alla Speed bianca e nera di cui Sinner è testimonial, ed è obiettivamente, secondo il mio modesto parere, anche superiore alla versione Black Edition della Speed 2022 uscita per lo US Open 2023 a seguito della vittoria di Novak. Perché? Perché per esempio ha un nero lucido che è tipico delle racchette pro stock che vengono immesse nel circuito e utilizzate dai giocatori, no? E quello è uno dei modi per distinguerle anche in casa Wilson, per esempio, se è una pro stock o meno. Cosa dirvi? È un po' una delusione per quanto mi riguarda quella di aver visto l'uscita di un telaio intitolato a Djokovic, la Speed Legend, che come linea, quella Speed, ricordate, nasce proprio per dare un telaio a Djokovic che da Radical Liquid Metal presunta passa a Blade Wilson intorno al 2008 e dopo qualche anno, pochi anni, torna in Head e 2011 vede la nascita della linea Speed. Ora, la linea Speed, lui fondamentalmente penso l'abbia mai utilizzata perché appunto, stando a quello che raccontano i rumors, ha sempre utilizzato una Pro Stock che si rifà al telaio della Liquid Metal o addirittura di quella precedente che dovrebbe essere lo stampo sia della T-Radical che ho provato sia della Intelligence iRadical uscita nel 2001. Quindi lui di Speed non c'ha nulla, è puro marketing, a differenza di Sinner che davvero utilizza una Speed seppure di modelli passati fondamentalmente. Quindi tutto questo per concludere e per dire che non lo so, è difficile parlare di questi temi perché da una parte io come tanti credo ci si sente un po' presi in giro, però riconosco anche chi dice che ma non prendiamoci per i fondelli, cioè è come mettere nelle mani di persone senza patente che hanno appena compiuto 18 anni o forse non li hanno ancora compiuti una Ferrari. Perciò è difficile, vorrei sentire la vostra opinione qui sotto, cosa ne pensate di questa mossa di marketing di Head, se siete contenti che sia uscita, se pensate che si sarebbe potuto fare meglio e gestire meglio, perché poi molti sul gruppo Telegram l'hanno buttata lì a ridere. Novak si è incazzato e ha chiesto che gli si facesse insomma una linea dedicata di quella che era già una linea dedicata a lui, dove però il buon Jannik Sinner l'ha spodestato, l'ha tolto da lì. E tra l'altro, a proposito di Jannik Sinner, vi ricordo che è in questi giorni uscito il libro Jannik Sinner, il predestinato, che ho scritto con la prefazione di Ubaldo Scanagata, dove tra l'altro Marco Rossani interviene proprio con un suo contributo a parlare di attrezzatura e ci dà un po' di dettagli legati al telaio di Jannik Sinner. Siamo arrivati a conclusione, è il momento di mettere un bel like, iscriviti al canale se non ti sei ancora iscritto e ci vediamo al prossimo video.